Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, d'impatto succederà all'improvviso. Vuoi sapere cosa? Voglio saperlo pure io, con tutte queste congiunzioni planetarie che abbiamo ultimamente, quindi d'impatto succederà all'improvviso. Vediamo di che si tratta, ok? Allora, abbiamo il fiocco rosso, la bicicletta e la stella verde. Scegliete una o più di una come il vostro istinto vi aggrada di più e vediamo d'impatto succederà all'improvviso, vediamo che cos'è. E partiamo dal fiocco rosso. Allora, vediamo un po' d'impatto succederà all'improvviso, vediamo che cos'è. Iniziamo a metterci un po' di oracoli. Cos'è che succede all'improvviso, d'impatto? Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante del fiocco rosso, d'impatto succederà all'improvviso. Vediamo un po' che energia abbiamo. Vediamo. Gli occhi dell'aquila volare sopra la mischia. Qualcosa e ha a che fare, mi sta parlando della tua energia che vede oltre, qualcosa che stai vedendo oltre, qualcosa che ti permette di vedere oltre. L'aquila è qualcosa che vede oltre quello che gli altri vedono. Mi dicono che stai volando alto qua. Vediamo. L'impatto succederà all'improvviso. Cos'è? È qualcosa che era già in gestazione. Sogno invernale, periodo di gestazione. Qualcosa che stavi immaginando, che era in gestazione. Ancora. E succederà all'improvviso. Il giardino di Venere. Come parla d'amore? Venere o comunque di qualcosa che ha a che fare con qualcosa che era in gestazione, che stavi immaginando. Il giardino di Venere è un sogno meraviglioso, qua c'è una porta meravigliosa che di benessere, di beatitudine, di bellezza, ci sono farfalle, quindi rinascita, qualcosa che stavi aspettando ed era in gestazione, ok? Vediamo di che si tratta ancora, mettiamoci degli altri oracoli, ci voglio mettere due fate. D'impatto succederà all'improvviso, cos'è? L'impatto succederà all'improvviso. Inverno, quindi mi parla, il sogno invernale, mi parla di gestazione, era in gestazione. Qualcosa che era in gestazione, che all'improvviso spunta, va tutto bene, ti stanno dicendo qualcosa che era in gestazione, che avevi avuto già la visione, per cui era, magari ti potevi preoccupare, altrimenti la carta del va tutto bene non mi usciva e dicevi "Ma quando succede questa cosa, ok? E all'improvviso, ok, vediamo ancora di che cosa si tratta. Vediamo ancora di che cosa si tratta, mettiamoci altri oracoli. L'impatto succederà all'improvviso. Un'azione da parte di qualcuno. Principio maschile, azione. Eroismo. Quindi l'impatto succederà all'improvviso, qualcosa che era in gestazione, che avevi già una visione, era in gestazione, e che magari ti potevi preoccupare, che magari non arrivava questa cosa. Principio maschile, yang, azione, cioè qualcuno che fa un'azione nei tuoi confronti. Qualcosa che stavi aspettando qua. Mettiamoci un altro oracolo. L'impatto succederà all'improvviso. Cos'è? Sì, qualcosa su cui ti stavi facendo delle domande. Perché magari non succede questa cosa? Perché non arriva? Ok, adesso ci mettiamo i tarocchi. Allora, spostiamoci queste qua. D'impatto succederà all'improvviso. Mettiamole così. Qualcosa su cui ti stavi facendo delle domande. Allora, vediamo un po', si orientano un po' sull'amore, però voglio vedere bene, voglio prendere prima di tutto le sibille, ma può essere anche qualcosa a livello affettivo di altra natura. L'impatto succederà all'improvviso, vediamo cos'è, stavi aspettando, avevi già avuto una visione di questa cosa. L'impatto succederà all'improvviso, cos'è?
Cos'è questa azione? Gran Signore, mi parlano d'amore. C'è una persona di nobiltà d'animo qua, che fa un'azione. Può essere una persona che stavi aspettando o una persona nuova, eh? Mi parlano d'amore con il Re di Cuori. Sì, mi parlano d'amore, ancora. Malinconia. Questa persona sente malinconia nei tuoi confronti, o tu stavi in una situazione un po' di malinconia che stavi aspettando questa persona. Donna di servizio mi parla di un omaggio. E come dice anche la dicitura, ti porta rose, la donna di servizio che ti porta rose fa regalo gradito come pietre preziose. Qua c'era una persona per molti di voi che stavate aspettando. E può essere, ripeto, o una persona nuova, che da tanto tempo che dicevate quando arriva l'amore, ok, stai facendo delle domande, o una persona che già conosci e che farà un'azione nei tuoi confronti. Mi parla, è un 3 di quadri, 3 di denari, intendimento, qualcosa che ti fa piacere con nobiltà d'animo, è un gran signore qua, ok. Vediamo quindi, o se una donna ribalta il concetto, Vediamo quindi, mi parlano d'amore, di impatto succederà all'improvviso. Prendiamo subito i tarocchi. Allora, quindi d'impatto succederà all'improvviso, abbiamo visto che si tratta d'amore. Vediamo questa persona nei tuoi confronti, vediamo questa persona nei tuoi confronti, un po' questa persona nei tuoi confronti, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti, come si presenta questa persona nei tuoi confronti, l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Qua c'è un silenzio tra tutti e due, c'è un 4 di spade, c'era silenzio fra entrambi. Mi parla di una persona che stava in silenzio per molti di voi, oppure l'amore era fermo, se è una persona nuova. Vediamo un po' nei pensieri di questa persona per te cosa c'è, cosa pensa di te. Vuole un'opportunità, asso di bastoni. Qua c'è una persona che vuole un'opportunità con te, un inizio insieme a te. Quindi qualcosa succederà all'improvviso, si tratta di un'opportunità con una persona o che non sentivi da tempo, che c'erano conta, c'era silenzio, oppure una persona nuova, l'amore era fermo da tempo per te, e farà un'azione, ci sarà un'opportunità. Vediamo un po' cosa ha nel cuore per te questa persona. Asso di spade, acchiari i suoi sentimenti per te, ci sono due assi qua, uno vuole un'opportunità con te, ha chiaro ciò che sente per te, ed è una persona nobile che vuole qualcosa nei tuoi confronti con nobiltà d'animo, va bene? Quindi andiamo a vedere adesso quale è potuto essere il blocco, quale può essere il blocco, visto che qua per molti di voi c'è un blocco con questa persona. Un po' di mancanza di fiducia, questa persona o non si fidava ad aprirsi, o non si fidava di te, o non si fidava ad aprirsi, oppure un po' di mancanza di fiducia nell'amore, o tua o da parte di questa persona. E quindi ci ha dovuto pensare o ci pensa e poi ti contatta. Un po' di bugie o di menzogne o inganni che ci sono stati, vuole chiarire, il suo cuore è aperto a te con questa nuova opportunità, oppure un po' di mancanza di fiducia. E vediamo un po', quindi parlando d'amore ci hanno detto che questa persona accadrà all'improvviso, le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti quali sono? Regina di denari, le intenzioni sono proprio verso di te, sono quelle di avere la tua fiducia, recuperare la tua fiducia, le intenzioni sono rivolte proprio a te, se sei un uomo ribalta il concetto, la stessa cosa, di recuperare la tua fiducia, avere la tua fiducia. Andiamo a vedere di che natura sono queste azioni che farà il principio maschile, ricordiamo, questa persona nei tuoi confronti. Recuperare una connessione, energia bellissima del 6 di coppe, recupero di connessione, un'energia preziosa, recuperare una connessione oppure darti amore. Qua è una persona che rispetta anche i tuoi tempi, se è una persona nuova per esempio, recupera la tua fiducia, aspettare i tuoi tempi, è una bellissima energia che mi parla proprio di qualcosa che stavi aspettando, che sia l'amore che già conosci o una persona nuova, mi parlano di un principio proprio maschile di azione nei tuoi confronti, che ti vedo calma, tranquilla, serena nelle tue cose, nelle tue responsabilità, va bene?
atte a prendere, ad avere la tua fiducia. Ok, quindi vediamo un po', quindi capiterà all'improvviso. Voglio vedere ancora, quindi come ti vede questa persona, come ti vede, chi sei per questa persona, come ti vede questa persona. Terzo chakra, il terzo, scusami, mi era venuto il singhiozzo mentre stavo dicendo terzo chakra. Allora, il terzo chakra mi parla di una persona che ha il coraggio, principio maschile, di fare azioni nei tuoi confronti, di fare tutto quello che ti ho detto. Questa è una persona che ti vede bellissima o bellissimo, è una persona che ti vede come colei che sa osare anche, osare essere nuda davanti agli altri, nel senso mostrare la sua nudità animica davanti agli altri e quindi colei che non si preoccupa di chi ha davanti, ma bensì segue il suo istinto, il suo cuore e si mostra così com'è. E quindi il terzo chakra mi parla anche di una persona che fa azioni verso di te proprio per questo. Sai di potersi fidare di te. Ok. Ancora come ti vede questa persona? Terzo chakra di nuovo, ti vede come una persona con cui si può condividere di tutto insieme e quindi fare azioni motivato da questa spinta propulsiva. Sì. Sei un sogno per questa persona. Ok. Vediamo ancora, quindi questo succederà all'improvviso. Voglio vedere adesso con le carte metaforiche associative femminili ancora come ti vede questa persona, perché ha tutta questa chiarezza nei tuoi confronti. Vediamo come ti vede questa persona, come ti vede questa persona. Ti vedo una persona che sa sognare, guardare fuori dalla finestra e immaginare mondi meravigliosi. E questa carta mi dice che tu la stavi aspettando, questa persona. Oltre a come ti vede questa persona, tu la stavi aspettando. Sì. Ti vede come colei che sa sognare, guardare fuori la finestra, aprire sempre un varco laddove non si vede, un varco di gioia, ci sono gli uccellini che mi parlano anche di comunicazione. E ti vede come colei che sa sognare. Mm? Colei nobile d'animo o colui, se sei un uomo ribalta. Ancora come ti vede questa persona? Molto attraente, molto giocosa, attraente e maliziosa. E ti vede anche con quella velo di mistero che non guasta, anche se ti denudi davanti, no? Denudi la tua anima, però con quel velo di mistero che non guasta, ti vede molto attraente, molto maliziosa, attraente, molto donna. Vediamo ancora. Sì, ti vede molto elegante. Qua c'è Parigi, la Torre Eiffel, ti vede una donna molto elegante, molto sensuale, molto di un certo spessore, ok? Sognatrice, elegante, sicura di se stessa, va bene? Ok, quindi questo è quello che accade all'improvviso, dopo tanto peregrinare, ce l'hanno detto anche qui, o comunque dopo tanta attesa. Voglio vedere adesso, rispetto sempre al fatto che accade all'improvviso, cosa ci dicono gli altri oracoli dell'amore. Cosa ci dicono ancora gli altri oracoli dell'amore? Sempre che accade all'improvviso. Fuga da una relazione, chakra del terzo occhio. Qua mi stanno dicendo che è possibile una persona che sia scappata, per darvi altre connotazioni e altri dettagli. Cambiamenti positivi nell'attuale relazione. Mi stanno raccontando la storia. È possibile ci sia stata una fuga, o tua da parte di questa persona, oppure sei tu che sei sfuggita un po' all'amore, no? Negli ultimi tempi. Cambiamenti positivi nella relazione.
relazioni di tipo diverso, chakra del plesso solare che è il terzo occhio, scusami, è il terzo chakra, come ce l'hanno ribadito 2 volte qua. Qua c'è una persona che prende atto di qualcosa, fa azioni, ce l'hanno detto anche qui, pronta a sperimentare con te, va bene? Cambiamenti positivi, quindi accade all'improvviso. Vediamo un consiglio per te. Dove sta? Ecco, un consiglio per te in questa circostanza. Lavanda, rodeate de amore. Il consiglio per te è lasciati andare all'amore. Lasciati andare all'amore, fai fluire le tue emozioni. Qua mi parla anche del fatto che sarà una persona, è una persona questa con cui proprio c'è affinità, si sta bene, come se si stesse a casa insieme, ok? Voglio metterci adesso i segni zodiacali coinvolti in questa stesa. Allora, ne metterò 5, ok? Segni zodiacali coinvolti in questa stesa, 5 segni zodiacali, per darvi un valore aggiunto, ok? Però se hai guardato questa stesa è la tua, al di là del segno, perché poi magari puoi avere l'ascendente, Venere, Luna, Marte, ok. Vediamo. Segni zodiacali coinvolti in questa stesa, valore aggiunto, Ariete, o tu o lui o lei, ok. Altri segni, Scorpione, altri segni coinvolti nella stesa, Acquario, 2 altri, Gemelli e Sagittario, ok? Questi sono i segni coinvolti in questa stesa, giusto per avere un valore aggiunto in più. Quindi questo è quello che ti accade all'improvviso, inaspettatamente. Complimenti ragazze mie e ragazzi. Io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante della bicicletta, la mettiamo qui. Andiamo a vedere cosa sta per accadere all'improvviso, inaspettatamente, ok? Vediamo un po' come sta l'energia, cosa ti accade all'improvviso, inaspettatamente. Vediamo un po' l'energia, prima di tutto. Cosa ti accade all'improvviso, inaspettatamente. Scopriamo un po' di che cosa si tratta. Cosa ti accade all'improvviso, inaspettatamente? Cosa ti accade all'improvviso, inaspettatamente? Wow, festa dell'opulenza, scelte relative conseguenze, qualcosa che ha a che fare con l'opulenza, l'abbondanza. Qualcosa che ha a che fare con l'abbondanza. Cioè qualcosa che ha a che fare con l'abbondanza. Vediamo ancora cosa ti accade all'improvviso, inaspettatamente, vediamo l'energia. Qualcosa che era sotto, che tu non stavi vedendo. Il fungo galattico, la matrice divina, mi dice che qualcosa che stava sotto, che era in gestazione, anche qui. Qualcosa di cui tu vedevi soltanto la superficie. Mentre tu vedevi la superficie di questa cosa, o puoi vedere soltanto la parte esterna, sotto le ramificazioni del fungo vanno per chilometri e chilometri, ti dice questa carta, ok? Quello che tu vedi all'esterno è soltanto la puntina dell'iceberg, sotto c'è tantissima roba. C'è la matrice divina, ok? Poi ancora vediamo l'energia e il cavaliere. Qua abbiamo un cavaliere che arriva, che porta tanta soddisfazione, una relazione appassionata, un incontro appassionato, foriero di cambiamenti. Mi può parlare di qualsiasi cosa qui. Mi parla d'amore perché comunque siamo a migliaia, la maggior parte delle ragazze, i ragazzi, le persone che guardano chiedono dell'amore, però mi può parlare di altro anche, no? Quindi anche relative a qualcosa che ti dà tanta soddisfazione, che stavi aspettando magari o che di cui magari può essere una relazione che stai vivendo già o che può arrivare adesso, molto appassionata, che senti tutto questo fuoco e magari ti puoi chiedere ma sarà soltanto passione, sessualità, sotto c'è altro, qualcosa che sgorga grazie all'eros, alla passione?
può parlare anche di un cambiamento positivo nel lavoro, altre questioni, va bene? Però mi parlano di qualcosa che ti dà tanta carica energetica, erotica, passionale. C'è un cavaliere che arriva, il cavaliere, il cavaliere. Il cavaliere mi parla comunque di un approccio diverso, no? Di quello lavorativo, e comunque o una persona che ti aiuta ad avere un successo in un ambito. Ok, mettiamone due altre rispetto sempre all'energia. Arriva inaspettatamente le danzatrici celesti, la resa, e poi wow, il pescatore, preparazioni giunte a buon fine. Guarda, arriva qualcosa che dici finalmente, ok? Finalmente. Qualcosa che ti fa felice, un cambiamento, questo cavaliere che ti fa felice, ti arrendi finalmente, dici ah, finalmente. Sì. Ok, mettiamoci ancora l'energia. Cosa ci dicono le fate? Arriva inaspettatamente all'improvviso. Vediamo ancora di cosa si tratta. Sii te stesso. Guarda, questa cosa richiede la tua autenticità. Arriva questa cosa, questo cambiamento che ti fa tanto felice. Ok, sii te stessa o te stesso, senza remore, buttati. Sii te stessa, mi stanno dicendo le fate. Ok, un'altra. Fai pratica. Allora, fino a questo momento le vedute, cioè si può allargare la lettura anche a cambiamenti che ti rendono felice di natura lavorativa o altro, va bene? E qualcosa che ti fa molto felice, ti chiede questa cosa, se in ambito lavorativo o altre circostanze che sono altro dall'amore, di essere te stessa e fare pratica con questa attitudine di essere te stessa senza maschere, senza limitarti, va bene? Quindi fino a questo momento mi stanno parlando di una circostanza che può essere altro dall'amore, non solo amore, e ti dicono con questa cosa che arriva, che ti darà tanta gioia, felicità, non mascherarti, cioè questa cosa che ti è arrivata per merito karmico, e quindi perché te lo meriti, questa cosa che ti fa tanto felice. Continua a praticare il tuo essere te stessa, può essere una situazione lavorativa, un premio sul posto di lavoro. Non, per esempio, se è un premio sul posto di lavoro, non far sì che le forme pensiero relative a un premio ti snaturino o ti facciano essere diversa o diverso da quello che sei. Continua a essere te stessa, fai pratica con questo, va bene? Mettiamone un'altra. Figlia, mi può parlare di una buona notizia che arriva da parte di tuo figlio o di tua figlia relative al lavoro, che l'hanno preso da qualche parte che stava aspettando inerente al lavoro, e quindi questo gli consente finalmente di essere se stesso, se stessa, e tu lo devi spronare a continuare ad essere quello che è. Mi può parlare anche di questo perché, ripeto, siamo a migliaia. Oppure mi sta parlando a livello d'amore col cavaliere di qualcosa che arriva, ti fa essere proprio contenta, non ti fare magari una relazione appassionata, qualcosa di sessualmente appagante, ok? La Kundalini che si risveglia, una situazione felice anche a livello passionale e sessuale, ti dicono fai giocare la tua bambina in quest'ambito. Non lesinare in quello, non ti limitare in quello, fai giocare la bambina, fai pratica con questo cavaliere che arriva a far la tua bambina interiore, falla giocare, non far sì che sia l'adulto ad avere il rapporto con questa persona, rapporto verbale, sessuale, no, fai che sia la bambina o il bambino, perché arrenditi alla tua bambina interiore, perché è un nuovo inizio che è fatto del fatto che grazie a questo cambiamento tu ti esprimi nella tua totalità di bambina o bambino felice. Quindi come farebbe un bambino in questo momento? Non come farebbe il tuo adulto, no. Va bene? Ok. Andiamo a vedere. Perché è anche un merito karmico per far giocare la tua bambina interiore, che è quella che ti indirizza, no? Oh. Vediamo cosa dicono i Sefirion in merito. Gli oracoli degli Angelion. Arriva inaspettatamente all'improvviso.
arriva inaspettatamente all'improvviso. Se per esempio è nel lavoro questa cosa, ti ho detto fai pratica con la tua bambina, non ti far guidare da qualcosa che ha a che fare con l'adulto, con il mentale dell'adulto. Fatti guidare dalla bambina e aspettati i risultati anche se non li vedi subito grandiosi, perché arriva una situazione, in una situazione lavorativa o altro che riguarda altre questioni che non sono l'amore, arriva un cambiamento, questo cambiamento ti porta a qualcosa in più. Magari tu non lo sai inizialmente, sei felice, però inizialmente non sai come approcciare a questo cambiamento felice. Ecco, nel lavoro o in altre circostanze. La figlia, la bambina interiore, fai giocare lei, la parte creativa. Sii te stessa o te stesso in questo e vedrai che ciò che c'è sotto la superficie è molto di più e sta per sgorgare grazie al fatto che tu lavori con la tua bambina. Ok. Ancora, arriva inaspettatamente all'improvviso, cosa ci dicono gli altri oracoli? Arriva inaspettatamente all'improvviso. Creatività, arte, colori e bellezza, qualcosa che ti farà proprio felice. E ha a che fare con la creatività della bambina o del bambino interiore, quindi che sia lavoro, qualcosa che ti rende proprio felice, un cambiamento che ti rende felice. Quindi se nel lavoro o altre circostanze che non riguardano l'amore, ha a che fare con la parte tua creativa e ti dicono per perseguire in quella felicità che stai avendo con questo cambiamento che arriverà adesso a breve, persegui nella parte creativa, non ti fare influenzare dalla parte adulta, cioè mentale, analitica. Se invece parliamo d'amore, qualcosa che proprio ti dà gioia, freschezza, cos'altro? Un'azione arriva, principio maschile, azione, nobiltà d'animo, eroismo, qualcuno che fa un'azione nei tuoi confronti, che ti dà tanta gioia, tanta felicità, far sgorgare il bambino interiore, vediamo. Il vuoto, dal vuoto al tutto. Allora, mi stanno dicendo che questa è una grande estesa che riguarda l'opportunità di far giocare la tua bambina al tuo bambino interiore. La felicità che ti arriva, lo vedrai a breve in questi giorni quello che ti arriva, perché l'arco 7, 8, 10 giorni, ok? Ha a che fare con qualcosa che ti genera tanta allegria, tanta felicità, tanto entusiasmo. Non fare entrare la mente in gioco, perché ti stanno dando l'opportunità di far sgorgare la bambina, di farla giocare, di far sì che grazie al vuoto si compia il tutto della bambina, che vuol dire togli il mentale. Togli il mentale, hai la straordinaria opportunità di far vigere con questa azione che viene fatta nei tuoi confronti dall'esterno, con questa realtà, l'universo che ti dà questa gioia, l'opulenza, ricordiamo, la possibilità di fare piazza pulita della parte mentale e far giocare la bambina. La bambina com'è? Irrazionale. Gioca, ok? Ok. Mettiamone un'altra, arriva inaspettatamente, all'improvviso. Shock, uno shock addizionale, rottura di schemi virili, arriva qualcosa che ti sciocca, che ti fa proprio felice, che ti porta un po', ok? Ok. Andiamo a vedere adesso, visto che ho detto per quanto riguarda il lavoro e le altre questioni, e come bisogna comportarsi in base a quello, per andare incontro al massimo successo perseguibile grazie a quello che l'universo ci porta. Ok. Adesso focalizziamoci con queste carte, con questo cavaliere sull'amore, perché ripeto, siamo a migliaia, quindi chi ascolta il messaggio tu sai dove applicarlo. Ok. Andiamo a vedere adesso. Questo cavaliere, ce lo mettiamo qua. Questo cavaliere nei tuoi confronti, qual è l'energia attuale? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Può arrivare anche sia a livello amoroso che a livello lavorativo o altre questioni come ti ho detto prima, ok? Può arrivare in ambedue i casi. Allora, qual è l'energia di questa persona nei tuoi confronti? Arriva all'improvviso, inaspettatamente. Qual è l'energia? Anzi, prima di vedere questo, ragazzi, voglio metterci un attimo le sibille. Scusate, perché poi mi vengono le intuizioni, io poi canalizzo. Allora, arriva inaspettatamente, all'improvviso. Cos'è? Cosa ci raccontano le sibille?
arriva inaspettatamente all'improvviso, cos'è? Arriva un bambino. Oddio, può anche essere, ragazze, ragazzi, che può arrivare anche questo. E che il momento di gestazione finalmente arriva se stavate aspettando anche un figlio. Magari vale per pochissime, però bambino, cavaliere, bambino. E può anche essere questo. Quindi se stavate cercando questo, può anche essere questo. Il bambino, qua è uscita anche la figlia, mi parla di inizi. Un inizio che è ancora acerbo può essere, no? Quindi una relazione appassionata. È comunque un inizio il bambino. Ancora, cos'è che arriva inaspettatamente? Sì, però ragazze io ve lo devo dire, perché quando esce ve lo devo dire, so che siamo a migliaia. Qua è possibile che arriva una gravidanza, cioè perché mi arriva anche scelte relative conseguenze, qua la resa che è il femminile, la gestazione, sì te stessa, fai pratica con questa cosa nuova, io l'ho ribadito perché l'ho visto, magari vale per una o due ragazze o donne, insomma perché shock anche addizionale, quindi qualcosa che non ti aspetti, il vuoto e anche, può anche essere l'utero, quindi comunque mi è arrivata anche questa forte, la dovevo dire. Ok, vediamo un po' adesso rispetto a questo bambino. Allora, arriva inaspettatamente all'improvviso, bambino e poi sacerdote. Qua c'è una persona che ti parla seriamente o ti consiglia seriamente. Ancora. Consolante sorpresa. Arriva qualcosa di molto positivo. A più ambiti. Arriva qualcosa di un inizio molto positivo a più ambiti. Vediamo un po' di cosa mi parla ancora. Bambino, sacerdote, consolante sorpresa. Di un cambio, la morte, arriva un cambio, qualcosa che ti fa felice. Dove porta questo cambio? Di che natura è questo cambio? A una speranza che stavi avendo, una speranza per il futuro. Arriva un cambio positivo che ti dà una speranza importante per il futuro. E quindi a più livelli, eh. Vediamo un po' adesso, parlando di questo cavaliere. Parlando di questo cavaliere. Allora, l'energia attuale di questo cavaliere nei tuoi confronti. Nove di spade. Questa è una persona che è un po' preoccupata, o può essere preoccupata, o può essere tu che sei preoccupata di questo arrivo funesto, nel senso buono del termine. O è una persona preoccupata, o c'aveva un po' di paura. Vediamo quali sono i pensieri di questa persona nei tuoi confronti. Cavaliere di spade. Questa è una persona di nuovo cavaliere, una persona che ti vuole parlare all'improvviso, ti parla all'improvviso. Boom boom. Ti parla proprio all'improvviso. Qua c'è la morte, arriva un cambio, questa persona sta pensando di fare un cambio. Questo cambio ha a che fare con una comunicazione che arriva all'improvviso. Sta pensando di parlarti all'improvviso. Arrivo e conquisto. Vediamo cosa ha nel cuore questa persona per te. Gli amanti. Questa è una persona che ha nel cuore te o che c'è l'amore nel suo cuore, vuole parlarti, ha avuto un po' di paura o ci sono paure relative a questa persona che arriva, o può essere tu che hai un po' di timore rispetto a questa persona. Però arriva all'attacco, Cavaliere di Spade, amanti, arriva all'attacco questa persona. Arriva all'attacco questa persona. Guarda, Cavaliere di Coppe qua sotto, è una persona che si scopre innamorata o si riscopre innamorata. Vediamo quale può essere il blocco di questa persona nei tuoi confronti. L'amore, l'asso di coppe, forse è una persona impegnata. Oppure qua il blocco è il fatto che si riscopre innamorata dopo una passione molto forte.
Forse una persona che era impegnato aveva due persone, il blocco era un po' l'amore, forse sei tu che avevi un po' il blocco all'amore, proprio lasciarsi fluire all'amore, no? Però questa persona fa la scelta nei tuoi confronti di parlarti, seppure era agitata. Vediamo quali sono le intenzioni di questa persona, questo cavaliere nei tuoi confronti sull'amore. 9 di coppe. Io credo che questa è una persona che si scopre innamorata, seppur ha un'energia di amor proprio. Questa è una persona che ha un'energia di amor proprio, no? E sta un po' nella zona comfort sua, si lascia fluire non tanto facilmente ai sentimenti. Però questa è una persona che arriva all'improvviso, succede all'improvviso e vuole qualcosa con te. È un'energia che è un po' individualista, un po' di amor proprio personale. È un po' un paradosso, no? Vediamo le azioni che farà con questo cavaliere nei tuoi confronti, a cosa sono conformi. Re di bastoni, grande passione. C'è una passione irrefrenabile nei tuoi confronti questa persona, seppur aspetta i suoi tempi, cioè ha un'energia di amor proprio questa persona. È una persona che vuole stare bene con te. Magari c'è stata una notte di passione, qualcosa di passione forte, si è riscoperta che nel cuore ci sei tu, però non si lascia fluire facilmente all'amore, o non si è lasciato fluire facilmente all'amore nella sua vita fino a questo momento. Cosa succede? Che c'è questo incontro forte, all'improvviso, arrivo per conquistare, nel cuore ci sei tu. È una persona che nelle sue azioni, Re di bastoni, ha intenzione proprio di fare azioni verso di te, forti, grande passione qua mi parlano. Vediamo un po' a cosa sono conformi le azioni. Ancora, Re di bastoni, il sole, felicità, allegria, passiamolo bene, divertiamoci, stiamo bene, dal sole al 10 di coppe passiamo addirittura. Guarda, se è una persona nuova, io qua vedo una persona che arriva, avete una notte, un momento di passione fortissimo e poi si scopre anche che c'è di più. Ecco il fungo galattico. Quindi arriva qualcosa di passione travolgente e si scopre che c'è qualcosa in più, nonostante un po' di, di reticenza a lasciarsi andare, o tua o da parte di questa persona. E sì, può iniziare o può essere iniziata come un'amicizia tra di voi, però c'è di più, va bene? Mm. Vediamo un po' ancora. Eh sì, perché questo è uno shock, capito? Quasi uno shock per te questa cosa. Ricordiamo shock addizionale, cioè che è una persona che sta nella sua zona di comfort, una persona che fa le cose secondo i suoi tempi e poi d'improvviso fa boom, l'impatto. Fammi mettere una carta finale tra tutti e due, cosa succede alla fine tra tutti e due? Il paggio di coppe, c'è condivisione sentimentale, diciamo, corteggiamento, assolutamente sì. Quindi se siete sole ragazzi arriva questo che vi sciocca all'improvviso. Una persona che è un po' o può essere tu col tuo amor proprio, che sei un po' preoccupata, questa persona arriva e poi si fa palese la cosa un po' di più, diventa qualcosa in più perché questa persona è insistente. Oppure una persona che stavi aspettando, per cui eri preoccupata o preoccupato, e che non si lasciava andare all'amore, all'opportunità d'amore, forse è una persona impegnata, non c'è più nessun impegno qua, se questo è il tuo caso. Fatto sta che arriva all'improvviso e non te l'aspetti, va bene? Alla fine tra tutti e due c'è proprio romanticismo e venirsi incontro, ok? Quindi sull'amore è questo, vediamo cosa ti dirà questa persona. La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Qua per molti di voi c'è una persona che è stata assente da voi, che ha maturato dentro di voi questa esigenza, ok? Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Mi hai strappato il cuore, che vi ho detto? Che dopo un'intensa passione, c'è stata un'intensa passione, ci sarà un'intensa passione, e c'è dell'altro però, te l'ho detto qua, nonostante un po' di reticenza a lasciarsi andare o tue da parte di questa persona, c'è dell'altro, mi hai strappato il cuore. Ancora, cosa ti dirà questa persona o cosa prova, vediamo. Ora baciami stupida. C'è proprio una persona che con i fatti in questo senso ti parla, va bene? Vediamo un po', voglio vedere adesso con queste questa persona nei tuoi confronti ancora.
Incontro sul posto di lavoro? Per alcuni di voi vi siete incontrati sul posto di lavoro, vi incontrerete adesso, non ve lo aspettate sul posto di lavoro. Vedi? Entro 5 giorni. Incontro sul posto di lavoro. Vediamo ancora. Blocchi causati da memorie karmiche. E poi può essere un uomo biondo o una donna bionda, oppure tu puoi essere bionda. Questi sono giusto dati aggiuntivi. C'è un blocco causato da memorie karmiche che ha a che fare con l'amore che sta al blocco, tuo da parte di questa persona, che vedo che comunque col paggio di coppe, l'energia comune, si va a sciogliere. Va bene? Andiamo a vedere adesso un consiglio per te in questa circostanza. Perdono. Ti viene chiesto di lasciarti andare, di fluire all'amore, di non stare, di non mettere la mente in mezzo, va bene? Vediamo ancora. Lascialo andare, lascia andare le preoccupazioni. Non avere paura di cantare, non aver paura di essere felice, ti dicono in questa occasione. Lascia andare le paure, tutto. Non aver paura di essere felice, va bene? Ok. Vediamo adesso, mettiamo 5 segni zodiacali per avere delle specifiche in più, ma se hai scelto questa stesa, al di là se hai scelto il segno, quello di questa persona, non ha importanza perché è tua la stesa, ok? Vediamo, 5 segni zodiacali, mettiamo. Ah no, 2000, no, tutte insieme no, una alla volta. Capricorno, qua c'è molto fuoco, quindi i segni di fuoco io li vedo. Capricorno, poi Ariete, appunto, è uscito il segno di fuoco. Ancora. Bilancia, ok, 2 altri. Gemelli. No, e Toro, ok? Vabbè, volevo uscire pure quella qua sotto, la vediamo, e il Leone, comunque era un segno di fuoco. Quindi ragazzi miei e ragazzi, accade all'improvviso e non te l'aspetti. Io vi faccio un in bocca al lupo a tutte e a tutti, va bene? E noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la stella verde. Allora, alliva con due L. Arriva all'improvviso e inaspettatamente. Vediamo cos'è. Allora, quindi nell'arco comunque massimo una settimana, 10 giorni, più o meno questo è il tempo, no? che do, e poi si vede da quello che dicono le carte. Vediamo. Arriva all'improvviso inaspettatamente, quindi non te l'aspetti. Arriva all'improvviso inaspettatamente, vediamo cos'è. Vediamo prima di tutto qual è l'energia che gravita intorno a questa cosa che arriva inaspettatamente all'improvviso. Mi può parlare di qualsiasi cosa, poi i tarocchi, le carte ci specificheranno di più su una parte o sull'altra o ambedue. Arriva inaspettatamente all'improvviso, è uscita questa carta. Quiete, profonda meditazione e silenzio, proprio all'improvviso, non te l'aspetti. Non te l'aspetti. Qua è come se fosse tutto nella quiete, profonda, silenzio. Vediamo ancora. Unione, possibilità di unione, il ponte celeste. Arriva una possibilità di unione. Ok, ancora. Arriva all'improvviso. Il benefattore, grazie e generosità. Allora, qua ci sono 2 animaletti bellissimi dentro a un fungo, quindi c'è una coppia qua, un re e una regina. Grazie e generosità. Allora, mi stanno dicendo che arriva una possibilità di unione. Qualcosa, una persona, qua mi parlano d'amore comunque. Sì, perché siamo a migliaia, quindi chi guarda il video, no, generalmente guarda per l'amore, ok? C'è anche altro. Io infatti quando lo leggo, quando lo vedo, lo leggo, ve lo dico. E mi stanno dicendo che c'è una situazione di amore ferma o una cosa comunque sia che non va in là adesso.
arriva una possibilità di unione, qualcosa di meraviglioso, ragazze, con questa carta e ragazzi. Quindi inaspettatamente e all'improvviso, una possibilità di unione meravigliosa. Vediamo ancora. Il sé autentico, il potere della comunanza. Allora, qua mi stanno dicendo che arriva davanti a te una persona senza maschere, senza falsi dei, una persona con la quale c'è la possibilità di unione, l'unione fa la forza, il potere della comunanza, una persona che ci si intende a vicenda. Mi può parlare anche di altro fino a questo momento, poi metto le sibille per vedere dove si concentrano, però cerco di fare tutti gli aspetti proprio perché siamo migliaia. Mi dice che c'era una situazione, allora qua sta arrivando qualcosa inaspettatamente all'improvviso che ti porta tanta grazia, qualcosa per cui tu sarai grata o grato. Ha a che fare con un'onestà, anche a livello collaborativo, lavorativo, un venirsi incontro, l'unione fa la forza, qualcosa che ti porterà tanta grazia e tanta generosità. Va bene, qualcosa per cui veramente essere grata, va bene, questo è di base essere grati, no, alla vita, però all'esterno si manifesta il fatto che grazie anche a una tua introspezione, meditazione che stai facendo, lavoro su di te, la possibilità di unione cos'è? L'unione con il tuo sé superiore, che ti porta la grazia e la generosità anche fuori, negli aspetti fattivi, terreni, della 3D, l'unione col tuo sé superiore. Se stai per esempio pensando al lavoro, a qualcosa di importante che vuoi fare, a un progetto, ecco, è quello, va bene? Oppure può essere, oltre a quello che ti dico, anche sull'amore. Tanto poi vedete nei prossimi giorni che cosa vi accade, una cosa o piuttosto che l'altra, tutte e due. Ok. Fatto sta che qua c'è intendimento, venirsi incontro senza maschere, essere autentici l'uno con l'altro. Ok, vediamo adesso cosa ci dicono i Sefirion, gli Angelion. Arriva inaspettatamente all'improvviso. Di cosa si tratta? Ancora. Umanoide di Mu osserva il disegno dall'alto, c'è un piano divino per ogni cosa, qualcosa che è voluta dall'alto. Questa cosa che ti arriva è voluta dall'alto. Vedrai un disegno perfetto di quello che succede. Se per esempio c'era una quiete rispetto agli ambiti appena descritti, una quiete, silenzio, ok. Quello che succede ti farà capire che grazie a questo momento di quieto, di silenzio, di fermo, di qualcosa, lavoro, amore, era voluto dal destino, anche quello, dal karma. Cioè, vedrai un disegno perfetto di questa cosa che accade. Ah, ma meno male che c'è stata quella cosa, allora in quel silenzio io ho lavorato su di me, mi sono connessa al sé superiore, ok? Ancora. Conoscenza intuitiva, sensitività, magia. Qua mi stanno dicendo che tu hai una profondissima accesso alla magia intuitiva. Proprio ne mettere un'altra? Di che si tratta? Conoscenza intuitiva, sensitività, magia. Quello che hai chiesto si manifesta in questi prossimi giorni. La via, il focus, centrati, volontà. Mi stanno dicendo che arriva qualcosa, grazie a benefattore, no? Che ha a che fare con la tua magia, il lavoro su te stessa, con il tuo sé superiore che hai fatto, quello che vi faccio fare sempre, ha a che fare con qualcosa che hai chiesto al tuo sé superiore, alla tua anima, all'universo, perché è nuova del canale, è qualcosa che hai chiesto all'universo, va bene? E si manifesta, è una magia che si manifesta, che ha a che fare o con l'amore, la possibilità di unione, del venirsi incontro autenticamente l'uno con l'altra, oppure a livello di altre questioni che riguardano non solo l'amore, anche il lavoro o altre questioni. Va bene? Ok, quindi una cosa che ti darà tanta grazia, tanto qualcosa per cui essere proprio grato a livello fattivo anche. Ok, adesso ci mettiamo le sibille che andranno nello specifico, oltre a quello che vi ho detto che coesiste, permane. Vediamo. Allora,
Vediamo cosa ci dicono le sibille in merito a questa cosa che ti arriva. Arriva inaspettatamente qualcosa che ti porta ad essere proprio contenta, grazia, generosità, abbondanza. Vediamo di cosa si tratta questa cosa che arriva all'improvviso, inaspettatamente. Cosa ci raccontano le sibille in merito a questo evento che accade, questa cosa che accade all'improvviso? Di cosa si tratta? Nemica di qualcosa per cui tu non ti fidi, non ti stavi fidando, c'era un mentale forte, qualcosa che ti porta allegria, di cui il tuo mentale nemica, questa sei tu stessa o tu stesso, no? Che ti fai un po' i giochi mentali, l'autosabotaggio, qualcosa di cui non ti stavi fidando. E quindi c'era una situazione di fermo, ok, per cui tu ci hai meditato su, ti sei connessa al tuo sé superiore, alla tua anima, allegria, qualcosa che ti porta tanta allegria, te l'avevo già detto qua con grazia e benefattore. Di cosa si tratta ancora? Di una persona, qua c'è il Gran Signore, quindi parlando di una persona o d'amore, qua arriva una persona molto onesta nei tuoi confronti, per cui tu magari non ti fidi o non ti stavi fidando, puoi non fidarti all'inizio, che ti porterà allegria. È una persona di spessore, il Gran Signore, una persona che ha distinta. Mi parla di vedovo, qua può essere una persona che si è separata da una persona, nemica, può essere anche l'altra donna, un'altra persona, e ti porta allegria adesso questa informazione che ti arriva. Una persona senza maschere, autentica, che vuole collaborare con te, mi spiego, possibilità di unione con questa persona. Mi parlano comunque d'amore adesso, eh? Vediamo l'energia di questo Gran Signore con le sibille, poi lo vediamo con i tarocchi, nei tuoi confronti. Wow, la matrice, regina di cuori e re di cuori. È innamorata di te questa persona. Può anche essere una persona completamente nuova, di cui tu all'inizio non ti fidi, magari la conosci in un gruppo di amici o quando esci fuori, all'inizio non ti fidi, però qua ne vale la pena perché c'è una coppia. La matrice sei tu, cioè la consultante. Ok, voglio andare ad analizzare subito questa persona ai tuoi confronti. Mettiamoci questi altri tarocchi qua. Vediamo. Allora, energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Mettiamo un attimo qua queste così. Allora, energia attuale di questa persona nei tuoi confronti, quindi arriva all'improvviso, inaspettatamente. Energia attuale di questa persona nei tuoi confronti, l'imperatore, questa è una persona che arriva per conquistare. Arrivo per conquistare, cioè metto ordine, arrivo per conquistare, verso di te, regina di bastoni. C'è un'attrazione molto forte, forti segni di fuoco qua, Ariete, Leone, Sagittario per adesso, poi li mettiamo dopo gli altri segni. Arriva una persona determinata anche con una certa posizione sociale per alcune di voi. Vediamo un po' i pensieri di questa persona nei tuoi confronti. Regina di denari pensa proprio a te. Pensa di avere la tua fiducia, la tua stima, il tuo rispetto, e i pensieri di questa persona sono proprio verso di te, che tu sia un uomo o donna ribalta il concetto, eh? È una persona che vuole avere la tua fiducia, pensa a te, pensa anche, ripeto, può essere una persona che ha anche degli obblighi sociali, economici, lavorativi e fa le cose secondo i suoi tempi, ma le vuole fatte bene. Va bene? Pensa proprio a te. Vediamo cosa prova per te, cosa c'è nel suo cuore. Asso di spade, ha chiari i suoi sentimenti, ha chiaro quello che vuole con te. Ragazze, mi sta arrivando anche una bomba lavorativa. Qua c'è una persona che ti ha molta in considerazione e vuole darti qualcosa di prestigio a livello lavorativo, eh? Sì, perché siamo a migliaia, ripeto, quindi quando esce un'informazione la dico, eh? O può essere ambedue, amore e lavoro, eh? Cioè c'è sia questa persona nel lavoro che nell'amore.
Se per esempio avevate nel lavoro dei rivali, qualcuno che vi metteva i bastoni tra le ruote, non c'è più, che tu sei proprio emergi rispetto al lavoro. Comunque, ritornando sull'amore, qua è una persona che ha chiari sentimenti, che prova per te, e la persona che vuole recuperare la tua fiducia vuole fare le cose fatte bene, o vuole avere la tua fiducia. Quale può essere il blocco di questa persona? Le responsabilità lavorative, oppure poteva essere una persona impegnata, oppure delle responsabilità, oppure potevano esserci differenze di credenze tra te e questa persona, pensarla in modo diverso. Però adesso vuole guadagnare la tua fiducia questa persona. Oppure il blocco, se è una persona per esempio nuova, è una persona che può essere una persona più inflessibile dal punto di vista emozionale, però ha chiaro quello che vuole per te. Oppure la potete pensare un po' in modo diverso, ok? Quindi c'è una voglia di comunque intendersi. Ricordiamo qui. Oppure una persona che poteva essere impegnata. Vediamo perché il Papa al blocco. 7 di denari. Responsabilità e obblighi di natura lavorativa. Per l'asso di coppe, prima di lasciarsi andare all'amore. Vediamo un po'. Quali sono il segno del toro anche forte. Vediamo le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Accade all'improvviso. Vediamo le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. 6 di denari. È una persona che vuole intendersi con te. Vuole proprio intendersi con te, venirsi incontro, fare le cose fatte bene, venirsi incontro, ok? Ha chiaro questo. Se per esempio ci sono delle questioni lavorative o delle responsabilità in mezzo, questa persona ha atteso, adesso vuole intendersi con te. Vediamo un po' le azioni che farà questa persona nei tuoi confronti. 10 di denari? Questa persona vuole tutto con te. Se era una persona che era impegnata, questa persona vuole tutto con te. Non c'è più questa persona. Magari non era impegnata e c'era magari un residuo di una rivale, di un ex, non lo so. Sì, e aveva degli obblighi in questo senso. Però qua c'è il 10 di denari, ragazze. Cosa farà nei tuoi confronti? C'è tutto. Il 10 denari è tutto. Vuole tutto. Sì. Magari deve attendere delle responsabilità e quindi ci vuole un po' più di tempo, ma vuole tutto. Questa cosa è inaspettata per te, te lo dirà. Ricordiamo, grazia, generosità, abbondanza, possibilità di unione. Vediamo cosa succede alla fine tra tutti e due. Cavalieri spade, sì, comunicazioni, ci saranno comunicazioni forti che hanno a che fare con questo che ti ho detto. Le azioni di questa persona nei tuoi confronti con i 10 di denari. Assolutamente sì, questa persona vuole tutto con te. Aprirsi emozionalmente a te e dirti che vuole tutto. È inaspettato per te questa cosa. E qua c'è l'uscita già la coppia, eh? Ok, vedrai proprio col tempo che si concretizzerà questa cosa. Ok, vediamo adesso cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli, lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto l'info box in descrizione. Tu sei mia. E appunto, qua c'è l'imperatore, arriva per conquistare. Tu sei mia. Ancora, cosa ti dirà questa persona? Aiutami, ti prego. Vuole recuperare la tua fiducia oppure avere la tua fiducia questa persona? Aiutami, ti prego, è inteso in questo senso. E anche relativo al fatto che magari qua c'è un'attesa riguardante degli obblighi che ha. Aiutami, ti prego, tu con la regina di denari, anche se sei uomo, è come se ti chiede di avere pazienza, aiutami, ti prego, comprendimi. Cos'altro ti dirà questa persona? Ora baciami, stupida, pensiamo alla concretezza, diciamo. Sì, c'è forte passione. Forte passione, questa persona vuole tutto, aprirsi poi emozionalmente, sarà più inflessibile con i sentimenti, diverrà flessibile, cioè si aprirà emozionalmente, te lo farà vedere con i fatti, oppure è una persona nuova, ti farà vedere con i fatti cosa lo spinge a fare, va bene? Voglio vedere adesso una specifica, voglio metterci però su questo.
Allora, energia attuale di questa persona nei tuoi confronti con l'imperatore. Sì, l'asso di coppe vuole l'opportunità d'amore con te, ma già mi era chiaro, ok, non ho bisogno di altre specifiche, voglio soltanto una specifica su questa. Sul cavaliere di spade, cosa succede alla fine tra tutti e due col cavaliere di spade? 5 di denari, 10 di denari, 8 di bastoni. Assolutamente sì, qua io vedo tanti denari e concretezza. Questa persona ti darà ciò che meriti. Se ci sono state altri tipi di problematiche in natura lavorativa, non ti ha dato ciò che meritavi questa persona o nell'amore non hai ricevuto ciò che meritavi, 10 di denari, 8 di bastoni, cioè tutto fluisce con determinazione. Ok? Voglio vedere adesso cosa ti dice quest'altro oracolo. Quindi arriva inaspettatamente, all'improvviso. Vedi un'altra persona disturba la tua relazione e qua è uscito nemica. Se questo è il vostro caso, non c'è più questa persona, va bene? Non c'è più. Ok, l'abbiamo visto anche qui. Vediamo ancora. Guarda, tanta felicità. Guarda, inaspettatamente proprio, tanta felicità. Sono contentissima di questa. I tuoi dubbi, timori sono infondati. Se avevi dei dubbi o se puoi avere dei dubbi rispetto a questa persona che sia nuova o già la conosci, sono infondati perché nei fatti ti dimostrerà quello che ti ho detto. Bellissima stesa, ragazze. Tanto poi mi farete sapere, questa nell'arco io ho messo 7 giorni, 10 giorni, va bene? E poi ovviamente per ognuna è diverso, no? Io vedo il potenziale karma e dharma, quello che state attraendo a voi, la vostra percezione. Vediamo adesso un consiglio per te. Dragoni, uccidili tutti, i draghi della mente. I tuoi dubbi sono infondati, ricorda, non ci sono dubbi. Questa persona arriva sparata, ok, e te lo fa vedere con i fatti. Quindi uccidi tutti i dragoni della tua mente, ok, perché c'è una grande felicità. Fenice, l'araba fenice, che ti sembra questo come finale felice? Qua mi stanno dicendo che rinascerai come l'araba fenice. Ancora. Abbi fiducia in te stessa, frutto del tempo e del lavoro, confianza, cioè abbi fiducia in te, l'autostima e vedrai che questa persona concretizza delle cose importanti. Questa è una grande estesa d'amore, cioè potentissima. Abbi fiducia in te stessa o in te stesso. Ok, vediamo adesso i segni zodiacali, ne metterò 5 come valore aggiunto, però se hai scelto questa stesa è questa la tua, al di là del segno che poi ci può essere ascendente, luna, venere, ok. 5 segni zodiacali coinvolti in questa stesa. Sagittario, poi Scorpione, Capricorno, sono usciti 2 direttamente, Toro e Leone, ok? Poi ci può essere ascendente, luna, venere, ok? Quindi ragazze mie e ragazzi, è una stesa bellissima, complimenti a tutte e a tutti, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!